Bella raga, rieccoci su Star Rail. Oggi voglio parlarvi del Forgotten All. Il Forgotten All è una modalità PvE che possiamo dire che è sia early game che end game, in un certo senso, perché ci sono due tipi di Forgotten All. Il primo, che è quello che ci interessa di più a noi oggi, è il one time only, nel senso che una volta che l'hai completato non si resetta e non ti darà mai più reward, ma che è anche quello che ti dà un sacco di ricompense per la prima volta che lo fai. Ogni volta che completi un piano per un totale di 15 piani ci dà 200 gem per fare vocazioni, quindi nel totale ci dà diciamo una pool da 20, che non è niente male, crediti più altre ricompense, chiaramente come vedete qua, materiali per upgradare il nostro gear, materiali per comprare armi 4 stelle da un negozio speciale, materiali per potenziare il nostro personaggio, eccetera eccetera, quindi tutto sommato i reward sono molto buoni. Una volta che li completiamo possiamo spendere quei materiali per comprare le armi dal negozio apposito e abbiamo diverse armi 4 stelle tra cui scegliere, che chiaramente prenderemo in base a che cosa stiamo usando, che cosa reputiamo sia migliore. Ovviamente faremo diversi video su quali armi secondo me sono meglio e perché, però al momento non parliamo di questo. Sapete solo che c'è un modo per comprare armi 4 stelle e uno di questi è il Forgotten All. In ogni caso, questo per quanto riguarda quello normale. C'è anche una modalità Chaos che al momento non ho ancora sbloccato, e la modalità Chaos è quella invece che si resetterà penso ogni 2 settimane o ogni settimana, qualcosa del genere, e sarà molto simile all'Abyss di Genshin. In ogni caso, sono al momento con 5 piani completati a 3 stelle. Adesso ogni piano appunto ha 3 stelle di completamento e le stelle vanno in base a dei traguardi che ti dà il gioco. In questo caso, per fare 3 stelle dello stage 6, devo avere non più di un PG morto e finire entro 12 cycle. 12 cycle sono praticamente i turni e mentre giochi ti fa vedere a che cycle sei. Ora, altra cosa importante, devo scegliere 4 unità. Lui mi dà un tipo raccomandato, che in questo caso è quello ghiaccio, ma ovviamente se vado a vedere i dettagli dei mob che mi troverò contro, il tipo raccomandato è quello ghiaccio perché semplicemente è l'unica debolezza in comune tra tutti, ma ovviamente ci sono altri elementi alla quali i mob sono deboli. Ad esempio questo è debole a ghiaccio, tuono, imaginary, fisico, ghiaccio, quantum, ghiaccio, vento, imaginary e così via, no? Quindi posso scegliere come buildare il mio team in base a che cosa vedo qui. E adesso, da quello che vedo, fino allo stage 5 sceglievi il tuo team, c'era un boss, lo ammazzavi e bella lì. Da questo stage invece i boss sono due fight separati, quindi devo vincere entro 12 cycle di 2 boss totalmente separati. Sarà abbastanza difficile, ma ci proviamo. Allora, quindi abbiamo detto che l'elemento raccomandato è il ghiaccio perché tutti i mob avversari sono deboli al ghiaccio. Tendenzialmente io non ho un'unità ghiaccio che fa necessariamente danno, però fa il suo perché, e utilizziamo March 7, ci fa sia da support con i suoi scudi, sia da contrattacchi ghiaccio, quindi aiuta a rompere gli scudi un po' di tutti. Un altro elemento che vedo più di una volta è il fisico, che ce l'abbiamo sia qui che qui, quindi sicuramente mi può essere d'aiuto il nostro personaggio principale versione fisica, perché il nostro personaggio principale ha più versioni elementali e ne parleremo più avanti, e quindi sicuramente per il DPS fisico sceglieremo lei. Abbiamo un mob debole al quantum che sarebbe fantastico da mettere per me, perché io ho Sila che è un ottimo personaggio DPS quantum, forse il più forte che c'è nel gioco al momento, ed è il personaggio del banner limited, quindi è un ottimo DPS che io voglio mettere anche in generale. E poi direi che mi chiede tra tuono, imaginary e vento, e ho un PG ottimo sia per il tuono sia per il vento, perché ho livellato abbastanza bene sia lui che lei, che adesso andarmi a ricordare i nomi di ogni PG ci arriviamo, però so benissimo che cosa fanno. Devo scegliere solamente se preferisco utilizzare vento o tuono, e diciamo che la grossa differenza tra i due è che il tuono è molto più AoE, mentre il vento è molto più single target, danno singolo molto alto, e forse essendo contro un boss potrei preferire il vento. Rivediamo bene. No, il boss è decisamente quello tuono, direi. Questo è difficile da scegliere. Andiamo con il tuono e vediamo cosa succede.
Chiaramente i miei personaggi non sono maxati, né hanno niente di particolare, ma proviamo. Allora, prima cosa importantissima, utilizziamo la Technique di March 7, che sarebbe l'abilità fuori dal combattimento, per congelare gli avversari appena entriamo in fight. Ovviamente l'ho missato perché faccio schifo. Ecco, ora va meglio. Quindi adesso, con la Technique di March 7, iniziamo il fight con degli scudi ghiaccio ridotti, come vedete. Gli abbiamo totalmente eliminato lo scudo ghiaccio ai mob piccoli e li abbiamo congelati, mentre abbiamo tolto un po' di scudo a lui, quindi è sicuramente la cosa migliore che potevamo fare in questo momento. Ora lui è debole anche al Quantum, quindi andiamo di mossa single target con lei, che gli aumenta la velocità di movimento e gli fa un po' di danno, e va benissimo così. Chiaramente la priorità è togliere lo scudo a lui. Adesso la mia unità tuono in questo stage non serve molto, serve più contro il boss dell'altro team, quindi in realtà abbiamo due skill point, uno lo usiamo con lei per fare danno adesso e l'altro lo usiamo per shieldarci con March 7, ma con quell'elettro faremo l'attacco base, quindi qua possiamo andare di AOE. Qua andiamo molto semplicemente di... Forse sarebbe meglio andare a AOE, ma non credo che ammazzi quelli laterali in ogni caso. No, teniamoci al piano. Teniamoci al piano. E adesso ci shieldiamo con March 7. E possiamo tornare di single target per rompere lo scudo a lui, direi. Ok, allora posso rompere lo scudo a lui direttamente utilizzando questo, però dopo mi rischio che lui rimane vivo. Quindi diciamo che siccome so che non mi serve, utilizzo la alti elettro di lei per fare danno e rompere il mob piccolino vicino. Perfetto. Adesso gli rompo lo scudo a lui. E adesso che gli ho rotto lo scudo, approfitto per fare più DPS possibile single target, utilizzando tutte le ultimate che ho caricato, insomma. Chiaramente le ultimate dei PG posso usarle in qualsiasi momento durante la battaglia, quindi non ho bisogno che sia il rispettivo turno dell'unità, quindi cerco di fare più danno single target possibile, insomma. Probabilmente non basta ad ammazzarlo e questa cosa è un grande problema per me, però... Esattamente, purtroppo non l'ho ucciso. Allora, l'attacco base di lei non cambierebbe nulla, quindi shieldiamo lei. Vediamo se... Ok, forse muore. Allora, il motivo per il quale è morto, e magari molti non lo sanno, è che ogni volta che rompi uno shield, con qualsiasi elemento, quell'elemento mette un dot addosso al mob che esplode a inizio del suo turno. O a fine del mio turno, vabbè, è più o meno la stessa cosa. In ogni caso, questo dot esplode e fa del danno. Questo è il motivo per il quale lui è morto, nonostante avesse poca vita, insomma. Detto ciò, primo boss è andato abbastanza bene. Vediamo come andiamo contro il secondo. Ovviamente il ghiaccio per me è uno degli elementi migliori con la quale partire con la technique, perché congela appunto gli avversari e di conseguenza li rallenta, di conseguenza è più facile che io abbia vantaggio nello stage, insomma, in generale. Ora, allora lui è debole al tuono, quindi la mia priorità è sicuramente il tuono in questo giro. Però ammazzare i minion laterali non sarebbe niente male. Quindi vediamo un po'. Non skilliamo con l'eroe principale, skilliamo con lei, che è quella che potrebbe farmi il danno più alto. Perfetto. Con lei andiamo semplicemente di single target, così ricarichiamo uno skill point. Lei farà una OE al centro, così togliamo anche lo scudo a lui. E con lei invece continuiamo a shieldare. Ok, adesso devo sfruttare la passiva di Sila. Ogni volta che ammazza un nemico può attaccare di nuovo. E questo è abbastanza importante. Adesso spero che con l'attacco base lo ammazzo. Esattamente, così attacco di nuovo con la mia... Ok. Così ho guadagnato un po' di DPS lì. Adesso lui ha lo shield di nuovo su, però in teoria
Se io adesso faccio la ultimate di Sila su di lui e lo ammazzo, ok, posso riattaccare di nuovo, quindi ho guadagnato un turno extra, che gli fa un po' di danno, niente di che. Allora, vediamo un po'. Parliamo di attacco base. Qua ovviamente vogliamo fare più danno allo shield possibile, quindi andiamo di ultimate più skill. Ok, sarà molto tosto da buttare giù. Con lui shieldiamo lei, che è quella con la vita più bassa. E sto pensando se voglio tenermi skill point o no. Sì, voglio tenermi skill point, quindi attacchiamo base. Allora, per fare le 3 stelle ci chiedeva di vincere entro 14 cycle e siamo al 15° cycle, lo vediamo qua in alto a sinistra. Quindi potrebbe essere che non ce la facciamo in tempo perché questo boss ha ancora un sacco di HP, quindi F, ci abbiamo provato. Pretty good crowd today. Turn it up. Told you I could fight. Qui cerchiamo di fare più DPS possibile, chiaramente nell'ottica che lui non ha più uno shield. Ora chiaramente ce l'ha di nuovo e adesso arriva la parte complicata, nel senso che lui ha di nuovo lo shield e è molto difficile che io arrivo in tempo a romperglielo, quindi cerco di fare più DPS possibile per cercare di ammazzarlo. Il problema è che siamo già al 14° cycle appena tocca lui, quindi è difficilissimo che riesca a fare 3 stelle, però forse riusciamo a fare 2 stelle almeno per andare avanti. Doppio boss è ancora complicato, dobbiamo potenziare un po' il gear, dobbiamo potenziare un po' i talenti e tutte quelle cose lì. Chiaramente siamo ancora alle fasi iniziali del gioco, no? Stiamo ancora un po'... stiamo andando molto leggeri. Ce l'avevamo quasi fatta però, non eravamo lontanissimi. Non eravamo lontanissimi, ce l'abbiamo quasi fatta. Probabilmente di un turno. Che, per carità, un turno di differenza è tanto. Ah, era 12 cycle, non 14. Poggers, ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi, con la vittoria abbiamo ricevuto libri per l'esperienza dei personaggi, gli Aether per l'esperienza delle armi, i cristalli per l'esperienza del gear, i frammenti per comprare armi 4 stelle dal negozio che abbiamo visto prima e dei crediti, ovviamente non solo. Abbiamo anche ricevuto 200 cristalli per il completamento del piano, che sono ottimi perché vi ricordo che comunque 1600 cristalli sono una summon da 10, quindi in realtà è un'ottima fonte di risorse, non ci dispiace proprio per niente. E nulla, adesso non so se riesco a fare il piano 7, ma in questo video volevo solo farvi vedere un po' come funzionava il Forgotten All, su cosa si basava, come era fatto e un po' come era strutturato il fight. Quindi spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima. Vi ricordo sempre che abbiamo una community su Discord con tutti i vari gacha RPG che porto, tra le quali Star Rail, e se volete potete passare tutti, è gratis per tutti, quindi in caso ci vediamo lì, e bella!